Una delle truppe d'assalto più affascinanti e al contempo meno conosciute degli ultimi 100 anni, per cui ancora oggi su di essi si raccontano una marea di fandonie ed imprecisioni. Salve a tutti, come avrete capito dall'immagine iniziale, siamo qui a parlare degli Arditi. Gli Arditi nacquero il 25 giugno 1917 a seguito di un'intuizione, delle sperimentazioni e soprattutto delle pressioni dell'allora tenente colonnello Giuseppe Bassi, che aveva già effettuato sperimentazioni sul campo con l'utilizzo di massicce compagnie di pistole mitragliatrici che appoggiavano assalti rapidi e risoluti. Infatti, fin dalla loro origine, gli Arditi basavano la loro stessa esistenza, oltre che sulla violenza dell'attacco, sulla propria rapidità e la propria capacità di adattare le tattiche secondo della convenienza, una manovrabilità che non era propria alle fanterie della Prima Guerra Mondiale. Sono perciò farlocche, quantomeno, basate sul nulla, tutte le rappresentazioni che vogliono gli Arditi come armati delle pesanti corazze farina e degli elmi da trincea in funzione fondamentalmente di tagliafili. Queste armi erano state date in dotazione verso la fine del 1915, l'inizio del 1916 alle compagnie del tagliafili, ribattezzato ovviamente della morte per la facile fine che i loro componenti facevano, ed erano state abbandonate quasi subito già nel 1916, già che ci si era accorti che le corazze e gli elmi non erano sufficientemente resistenti da garantire l'immunità dalle pallottole oltre che dalle granate dell'esercito austriaco. Le stesse compagnie tagliafili caddero già nel 1916 in disuso in quanto la produzione industriale riuscì a garantire un numero di artiglierie sufficienti da spianare, quantomeno provare a spianare il terreno e distruggere i reticolati prima dell'assalto. Gli Arditi quindi si rivelarono essere fondamentalmente una risposta nuova, una soluzione nuova allo stallo della guerra di trincea, intuita in primo luogo da Bassi e da altri ufficiali subalterni, che poi riuscirono per una volta a imporre le proprie idee allo Stato Maggiore della Seconda Armata e al generale Luigi Capello. Nella storia degli Arditi della Prima Guerra Mondiale si può notare temporalmente una fondamentale cesura che è da riferirsi al disastro di Caporetto, che per quanto non coinvolse in primo luogo gli Arditi, convinse i comandi ad operare significative modifiche nell'utilizzo e nella concezione stessa dei reparti d'assalto. Se inizialmente infatti gli Arditi erano pensati come piccoli nuclei d'assalto volti alla conquista di posizioni strategiche a livello tattico e della consistenza di battaglioni fondamentalmente, dopo Caporetto gli organici vennero via via aumentati fino a raggiungere la formazione di veri e propri reggimenti e alla fine di divisioni fino a formare nell'estate del 1918 un intero corpo d'armata d'assalto, le cui funzioni dovevano essere, oltre che tattiche, anche e soprattutto strategiche, con l'avanzata in profondità e di infiltrazione delle linee avversarie. Questo progressivo riordino ebbe, come vedremo, diverse conseguenze anche sull'armamento e sull'equipaggiamento dei singoli soldati. Certo è che fin dalla loro istituzione gli Arditi si distinsero nettamente dalla fanteria ordinaria e questo avvenne già banalmente attraverso l'adozione di una nuova uniforme che, per quanto inizialmente rifiutata dai comandanti dell'esercito perché ritenuta letteralmente d'aspetto troppo borghese, fu infine approvata grazie soprattutto all'intervento dello stesso re Vittorio Emanuele III, in quanto si intendeva garantire anche nel vestiario una maggiore efficienza e comodità al soldato durante l'assalto. La prima differenza che balzava subito all'occhio nella nuova divisa era l'adozione di una giubba che presentava al bavero aperto il logo del classico colletto. La giubba stessa inoltre presentava un particolare accorgimento per cui era dotata
sul retro della schiena di una grande tasca molto simile sotto certi punti di vista a quelle utilizzate da alcuni ciclisti per portare le borracce oggi, e che veniva invece utilizzato dagli arditi per riempirsi letteralmente la schiena di bombe a mano. L'ardito indossava poi dei pantaloni uguali in tutto e per tutto a quelli utilizzati dai bersaglieri ciclisti, e al di sotto di questi, o meglio a chiudere questi fino alle scarpe, in luogo delle comuni, scomode ed estremamente poco pratiche fasce mollettiere, agli arditi era concesso di portare dei molto più comodi calzettoni di lana. Di fatto però l'uniforme variava non tanto da reparto a reparto quanto da individuo a individuo, per cui alcuni arditi mantennero o la giubba col bavero chiuso o le tradizionali fasce mollettiere o una e l'altra. Fondamentalmente questo variava sia dai gusti personali del soldato, su cui gli ufficiali spesso e volentieri chiudevano un occhio, sia in base alla disponibilità delle scorte e di materiale nei magazzini, per cui nessuno si scandalizzava se un ardito si presentava con la giubba chiusa e andava all'assalto con quella. Alcuni reparti d'assalto infatti erano anche costituiti con molta fretta, e comunque l'indisciplina, almeno formale, degli arditi era anche questa un loro tratto distintivo. Il vero tratto delle truppe d'assalto italiane era il cosiddetto fregio da braccio, ovvero sia il brevetto d'ardito, costituito da un gladio romano iscritto fra un serto di alloro e una fronda di quercia, al di sopra del classico nodo sabaudo con l'altrettanto classico moto sabaudo di Fert. Secondo tratto distintivo degli arditi erano le mostrine composte da fiamme a due punte, mostrine che nonostante la tradizione rimandi sempre come nere, di fatto variavano dal colore in base alla provenienza del soldato. Infatti se il soldato proveniva dalla fanteria le fiamme erano effettivamente nere, se il soldato invece proveniva dagli alpini le fiamme erano verdi, e infine se il soldato proveniva dai ranghi dei bersaglieri le fiamme erano rosse. Gli stessi alpini e bersaglieri mantennero come tratti distintivi dell'uniforme i loro tipici tratti distintivi, quale il berretto alpino e il fez dei bersaglieri, che poi andrà diffondendosi a tutti i reparti d'assalto. L'equipaggiamento era ridotto al minimo, in quanto si pensava che qualunque peso avrebbe intralciato l'ardito durante l'assalto. Addirittura nei primi tempi, anzi fino al 1918, gli arditi furono esentati dal dover portare lo zaino fardellato, e quindi l'equipaggiamento si basava esclusivamente sulle giberne, 2 o 4 accoppiate per chiaramente portare le munizioni del moschetto, un grosso tascapane che era però utilizzato fondamentalmente per portare le bombe a mano, ed infine un attrezzo da trincea che poteva essere una vanghetta o una zappetta, utilizzata, come spesso accade in una guerra di posizione, anche come arma impropria per la difesa e l'offesa. Divisa ed equipaggiamento subivano infine adattamenti in caso di utilizzo da parte di reparti speciali, quale i fiammeri, che possedevano anche teoricamente una tuta d'amianto completa di maschera antigas detestata dai soldati in quanto non lasciava respirare, e dai mitraglieri, che invece portavano giberne apposite con un elevato numero di munizioni. L'armamento degli arditi subì diverse modifiche col progredire del conflitto. Inizialmente esso era costituito solo da pugnale, in genere in 2 tipi, e da bomba a mano, le armi classiche dell'ardito, e di un moschetto che però era inteso solo con funzione ausiliaria. Inizialmente infatti le squadre che andavano all'assalto erano divise in 2 sottogruppi, per così dire. Le squadre d'assalto, che erano armate esclusivamente di pugnale e di bombe a mano, le quali dovevano spingersi il più possibile fino nel cuore della posizione nemica, senza preoccuparsi di quello che accadeva intorno ed eliminando semplicemente le vedette, e le squadre d'attacco, che erano anche armate di moschette e di mitragliatrici, dovevano seguire le squadre d'assalto, ripulire il terreno, prendere prigionieri e
fortificare, o meglio consolidare la posizione per poi resistere con le proprie armi da fuoco ai presumibili contrattacchi da parte dell'avversario. Tale schema fu poi mantenuto, ma di fatto si armarono quasi subito anche le squadre d'assalto con moschetti, per cui la differenza tra i due tipi di squadre rimase esclusivamente a livello tattico, anche se si tendeva ad armare le squadre d'assalto con più bombe a mano e meno cartucce di moschetto. Il moschetto in questione era la versione da cavalleria o per le truppe speciali dell'universale fucile Mechlin Carcano modello 1891. Ovviamente sia il moschetto da cavalleria sia il moschetto per le truppe speciali erano sicuramente più leggeri e meno ingombranti, nonostante mantenessero le stesse caratteristiche balistiche del fucile originale. Armi da fuoco da fianco degli arditi, dei loro sottufficiali e dei loro ufficiali erano invece in certi casi ancora l'obsoleto ormai revolver Bodeo modello 1881, oppure le più moderne pistole semiautomatiche Gleason T 1911 o Beretta 1915. L'arma tuttavia principe dell'ardito era ovviamente il pugnale, che era in genere disponibile in due versioni, dette banalmente versione 1 e versione 2, detta anche a manico di lima a causa della particolare impugnatura. Entrambe le versioni derivavano da una modifica della baionetta dell'ormai antiquato fucile Vetterli. Erano però concesse ovviamente a altri tipi di pugnale, sia un particolare pugnale della marina, sia molto più facilmente i pugnali frutto di preda bellica o adattati dalle armi e dai pugnali del nemico. La seconda arma, che andava a costituire il binomio tipico dell'ardito, era la bomba a mano. Bomba a mano da intendersi non come bomba difensiva, quindi atta, la tipica SIPE in fondo, in uso tra le altre truppe, atta a produrre molte schegge per fermare l'avversario, ma bomba a mano leggera, ovvero sia il petardo offensivo Tevenot o Tevenot, che dir si voglia, o il petardo offensivo Po, che avevano la caratteristica di produrre un forte rumore, confondibile quasi con quello dell'artiglieria a un orecchio non abituato e poco avvezzo, ma è una forte detonazione atta a stordire il nemico, ma un limitato numero di schegge, in modo tale che l'ardito, una volta scagliata la bomba a mano, scagliava se stesso nella stessa direzione, con rischi minimi di essere colpito dalle schegge della propria bomba a mano, la quale aveva un raggio d'azione di circa 10, massimo 15 metri, e comunque schegge in genere non mortali, a parte delle piccole componenti della bomba quali il percussore. L'ardito quindi balzava sull'avversario, che era rintronato e disorientato dall'effetto esplosivo dell'ordigno, e lo finiva in genere con il pugnale. Come vedremo, queste bombe a mano erano letteralmente parte integrante della vita degli arditi, per cui i loro effetti, diciamo, balistici, quantomeno sonori, non sortivano sugli arditi un neanche minimo effetto. Di queste bombe a mano offensive erano anche diffuse due tipi di versioni, sia una incendiaria e molto più apprezzata una versione fumogena. Molto apprezzata perché è in grado di creare cortine di fumo dietro le quali gli arditi si muovevano con grande velocità senza poter essere di fatto nemmeno inquadrati dai mini delle armi automatiche avversarie, ed inoltre poteva essere utilizzata come simulazione di un attacco di gas, cosa che obbligava l'avversario a prendere determinate contromisure, quantomeno indossare le maschere antigas e dare l'allarme, oppure ancora più banalmente, dato lo scarso potenziale delle maschere antigas della prima guerra mondiale, darsi immediatamente alla fuga. Un'altra differenza spesso sottovalutata o addirittura non notata, ma in realtà importantissima ed addirittura essenziale, fra un normale reparto di fanteria e un reparto d'assalto degli arditi era l'armamento di squadra. Questo garantiva agli arditi una potenza di fuoco di gran lunga superiore durante gli assalti. Gli stessi studi del colonnello Bassi di fatto si erano basati sull'appoggio che potevano garantire
le pistole mitragliatrici Villar Perrosa durante gli attacchi. Queste armi, inizialmente pensate per un utilizzo a bordo degli aerei e poi adattate all'uso terrestre, erano relativamente leggere, quindi facilmente trasportabili, e soprattutto garantivano quindi una cadenza di fuoco eccezionale e per certi versi addirittura eccessiva dato il consumo di colpi di 3000 colpi al minuto. Erano perfette nel ruolo di spazzatrici, quindi erano in grado di ripulire rapidamente trincee e camminamenti, e soprattutto erano perfette appunto per la loro leggerezza, manovrabilità e cadenza di fuoco di coprire avanzando con loro i soldati durante l'assalto. Nel 1918 poi le Villar Perrose cominciarono ad essere sostituite anche dai cosiddetti OVP e dai MAB 18, che entrambi appunto derivavano dalla stessa Villar Perrosa scissa, le cui canne erano state scisse ed adattate a dei moschetti, e di fatto erano in tutto e per tutto dei mitra, nel linguaggio corrente, moderni anche nel design. Tuttavia sia le Villar Perrosa sia MAB 18 erano armi praticamente inutili in caso di difesa delle posizioni conquistate, anche a causa delle loro caratteristiche balistiche. In breve, perciò, le squadre di attacco non furono armate anche, e anzi soprattutto, con le ben più pesanti mitragliatrici Fiat 14, quelle inutili in uso a tutto l'esercito, ma che furono garantite ai reparti di arditi in sovrannumero. Erano anche disponibili dei reparti di fiammieri che utilizzavano le loro terribili armi, il lanciafiamme appunto, per ripulire trincee e ricoveri. Sappiamo però che i lanciafiamme non erano particolarmente apprezzati dagli arditi, in quanto i modelli in uso nella prima guerra mondiale erano ancora pesanti e il loro utilizzo si limitò a pochi e quasi eccezionali casi. Infine non resta che parlare delle armi di squadra letteralmente più pesanti. Inizialmente gli arditi, appunto essendo organizzati in battaglioni e non in brigate o in divisioni, non disponevano di grosse artiglierie con cui pure precedentemente all'assalto si prendevano accordi per operare in modo strettamente connesso. Disponevano però di fondamentalmente cannoni da montagna e da accompagnamento prima da 65 poi anche da 37 mm, il cui compito era il tiro diretto contro posizioni fortificate avversarie particolarmente ostiche. Vennero poi anche introdotti allo stesso scopo, e anche lo scopo soprattutto di aprire, di panare le matazze di fili spinati, i mortai Stokes di produzione inizialmente inglese da 80 mm. Un armamento quindi, come abbiamo visto, quasi esclusivamente offensivo, che dava agli arditi un enorme vantaggio nel momento dell'assalto, ma li metteva in gravi difficoltà nel caso essi avessero dovuto difendere una posizione, con poche armi pesanti e addirittura poche cartucce per i propri fucili. Inizialmente si cercò di ovviare a questo gap, addestrando gli arditi anche all'utilizzo delle armi, dei fucili e soprattutto delle mitragliatrici sfarzolose in uso agli austro-ungarici, ma alle volte, specie durante l'offensiva austro-tedesca di Caporetto, questo ovviamente non fu possibile, per cui in situazioni disperate gli arditi furono utilizzati come ultimo velo di truppe per coprire la ritirata di altri reparti, ovviamente quindi in un ruolo per il quale di fatto erano disarmati. Spesso svolsero con abnegazione il loro compito, appunto compito per cui non erano né pensati né addestrati, e pagarono di norma un prezzo altissimo per ottenere degli scopi a dir poco limitati. In genere l'azione si riduceva a un esaurimento rapido delle munizioni e poi interi reparti venivano annichiliti in episodi di contrassalti eroici quanto inutili.
Anche per questo, dopo Caporetto all'inizio del 1918, il loro armamento fu considerevolmente aumentato sia in quanto alle dotazioni di cartucce, sia in quanto a potenza di fuoco, con un aumento delle compagnie di mitragliatrici pesanti. A livello tattico, gli arditi erano addestrati ad operare non con attacchi in massa, ma in piccoli gruppi, squadre appunto, in grado di muoversi molto velocemente, di adattarsi e sapere sfruttare tutti gli appigli tattici presenti sul terreno. Una cosa che presupponeva un addestramento intelligente non soltanto degli ufficiali, ma anche dei soldati, incoraggiati, caso unico nell'esercito italiano, ad assumere iniziative personali anche ad ampio raggio. Alla base della struttura dei battaglioni c'era la coppia, un binomio di arditi addestrati ad operare e a prestarsi aiuto a vicenda, secondo una delle più grandi innovazioni di Bassi. L'assalto quindi si svolgeva dopo un breve e intenso bombardamento di artiglieria, seguito immediatamente, se non contemporaneamente, dall'assalto di un'infinità di piccole squadre di arditi che spesso raggiungevano le posizioni avversarie. Prima ancora che il fuoco delle artiglierie fosse cessato, buttavano una pioggia di Tevenot e con il loro rumore davano l'impressione della continuazione del bombardamento, eliminavano a pugnalate le vedette e i nemici incontrati e procedevano il più speditamente possibile verso le retrovie della posizione, mentre le squadre d'attacco ripulivano le trincee e prendevano prigionieri. E ancora, teoricamente, le fanterie normali avanzavano per prendere possesso delle posizioni catturate. Qui possiamo notare la fondamentale differenza fra le truppe d'assalto italiane e le cosiddette Sturmtruppe germaniche. Queste erano addestrate soprattutto alla tattica dell'infiltrazione, per cui evitavano le posizioni più forti dell'avversario per colpire i punti più deboli del suo dispositivo, per poi spingersi avanti sviluppando un'offensiva strategica. Gli arditi invece, almeno inizialmente, erano pensati per conquistare i veri e propri perni tattici, le più forti posizioni avversarie, in un'ottica di guerra di logoramento che nel 1917 stava finalmente portando ai suoi frutti, ovvero a un collasso delle linee difensive austriache. Ci si spingeva in profondità nel dispositivo avversario per colpirne le retrovie e fare cadere la posizione stessa col massimo dispendio per il nemico di truppe e mezzi, ma tutto questo veniva pur sempre a livello locale. In realtà gli arditi tentarono spesso di sviluppare la loro azione a un livello più ampio, ma a causa dello scarso coordinamento con le fanterie e soprattutto dell'errata impostazione iniziale dell'assalto da parte dei comandi, per cui appunto venivano lanciati volontariamente e scientamente contro le posizioni più forti, i risultati eccezionali a livello tattico, a livello strategico, furono relativi. Solo nell'inverno del 1918, a seguito del disastro di Caporetto dovuto anche se non soprattutto alle capacità offensive germaniche, anche gli arditi furono addestrati a una più corretta tattica di infiltrazione e soprattutto organizzati in grandi unità della capacità strategica, ovvero le due divisioni d'assalto che andranno a formare il corpo d'armata d'assalto, pur mantenendo i battaglioni sparsi fra tutti i corpi d'armata nel numero di 52. Vediamo ora la vita comune di un appartenente alle truppe d'assalto italiane. Si diventava ardito offrendosi volontario o, in seguito, anche essendo segnalato dai propri ufficiali come soldato esperto e coraggioso. Giunti alle scuole dei reparti, la prima e la più celebre delle quali fu presso il Sdricca di Manzano, si doveva subito superare una serie di prove che portavano all'immunizzazione del pericolo, o meglio dalla paura. Per esempio, venivano lanciate fra i piedi delle reclute delle bombe a mano che poi spesso verranno usate anche per dare la sveglia e per tenere in costante allenamento sia le reclute sia gli arditi già brevettati. Altra prova, vedersi arrivare addosso un tronco o un sacco di quintale che arrivava a buttare in aria il cappello della recluta, la quale non poteva assolutamente battere ciglio né muoversi, tantomeno. Si iniziava poi l'addestramento vero e proprio, che prevedeva le istruzioni alle proprie armi, in primo luogo appunto le bombe a mano, ma anche alle armi del nemico. La scherma di pugnale,
l'ammaestramento a varie arti marziali. Fra l'altro fra gli arditi ci fu anche un volontario giapponese esperto anche nelle arti orientali, gli insegnamenti topografici e di sfruttamento tattico, ma anche gli sfruttamenti di primo soccorso e appoggio ai commilitoni. Veniva poi l'indottrinamento propagandistico morale, mentre nel tempo libero era fortemente incentivata la pratica dello sport, in primo luogo il pugilato, ovviamente, ma anche, e se non soprattutto, il nuoto. Dopo 2 settimane di questo intenso addestramento v'era la prova finale, che consisteva nell'attacco alla cosiddetta collina tipo. I reparti dovevano dare l'assalto a riproduzioni identiche in tutto e per tutto di posizioni nemiche, e questo sotto il fuoco di armi vere, così da ottenere una completa immunizzazione dalla paura e anche una conoscenza completa dei propri compagni, una coordinazione perfetta fra l'assalto e il fuoco di supporto. A seconda delle testimonianze, tali assalti, comunque sempre ripetuti fino al risultato dell'eccellenza, furono alle volte incruenti, altre volte costarono alle reclute, ormai non più tali, vari morti e feriti. Va infine detto che una volta diventati arditi, l'addestramento continuava quasi ogni giorno. Le truppe d'assalto erano infatti esentate dai turni di trincea e dalle cosiddette corvée, ma erano obbligate a tenersi in costante esercizio sia fisico sia mentale. Altro privilegio di non poco conto era, oltre a un soprassoldo, un rancio nettamente migliore rispetto a quello del normale fantaccino. Completamente diversa invece la situazione degli ufficiali. Tutti questi erano completamente volontari e non ricevevano né soprassoldo né ranci migliori né un qualunque altro tipo di gratifica, fatto salva la possibilità ovviamente di mettersi in mostra per il proprio coraggio e la propria abilità. Nonostante quanto affermasse una leggenda nera prodotta e soprattutto diffusa da loro stessi, nessuno fra gli arditi poteva provenire dalle galere o avere pendenze con la giustizia civile. Iniziamo ora la parte più interessante finalmente di questo video, ovvero una carrellata delle principali azioni delle parti d'assalto durante la guerra. Ovviamente ne dovremmo omettere molte perché furono davvero troppe le imprese compiute dagli arditi durante il conflitto. La prima azione degli arditi avvenne fra il 18 e il 19 agosto del 1917, in cui si sperimentò il primo reparto, le cui 2 prime compagnie attraversarono a nuoto l'Isonzo, sondarono la prima linea austriaca e occuparono la cima del Monte Fratta, catturando con pochissime perdite, tra l'altro, 500 prigionieri, 8 mitragliatrici e 2 mortai. Negli stessi giorni la terza compagnia prendeva con successo Belpoggio. L'azione più rinomata del periodo però fu la conquista del Monte San Gabriele, che ebbe addirittura un eco internazionale. Il vero e proprio bastione inespugnabile della linea difensiva austriaca, che aveva già resistito a una decina d'assalti da parte italiana. Sotto lo sguardo del re e degli osservatori stranieri, 500 arditi, dopo un breve bombardamento, si lanciarono avanti con un impeto tale che alcuni furono feriti dallo stesso fuoco d'artiglieria italiano. Eliminarono le sentinelle, bloccarono i ricoveri e, sfondata la linea di valle, diedero addirittura l'assalto al Monte San Michele, mentre i compagni si davano a ripulire l'intrico di ricoveri di caverne con lanciafiamme e granate. La trincea fu raggiunta al primo balzo, sotto il tiro violentissimo delle nostre artiglierie. Successe un breve, accanitissimo corpo a corpo con le vedette nemiche, che furono tutte trucidate. Poi il plotone si lanciò avanti. La battaglia si frazionò in 108 feroci, infuriò fra le rocce, arse nei camminamenti cupi, divampò nelle gole, nell'intrico dei reticolati e dei fossi, inasprì nelle gallerie e nelle caverne. Ma le viscere del monte erano piene di nemici. Le gallerie vennero bloccate, le mitragliatrici sconquassate a colpi di petardo, gli imbocchi terribilmente annaffiati da getti micidiali di liquido infiammato. Si combatté nel buio, in un labirinto inestricabile di passaggi sotterranei a colpi di bombe a mano, a pugnalate, a morsi e a calci. Dopo 10 tutte le gallerie erano in nostro potere. L'azione qui però fu interrotta a causa dei contrattacchi austriaci e del mancato tempestivo appoggio delle fanterie italiane, bloccate nelle proprie trincee dalle artiglierie austriache. Gli arditi tennero da soli il San Gabriele per tutto il giorno e tutta la notte, finché non ricevettero il cambio delle fanterie
che però presto dovettero anch'esse abbandonare la posizione conquistata a seguito dei disperati contrattacchi austriaci. L'azione fu però comunque considerata un successo completo. Nonostante la perdita di 61 morti e 200 feriti, 500 arditi avevano inflitto perdite pesantissime agli avversari, avevano catturato oltre 3.000 prigionieri, fra cui un generale e molti ufficiali superiori, 55 mitragliatrici e 26 cannoni, e soprattutto avevano dimostrato che neppure le posizioni meglio preparate erano in grado di resistergli. Tutto questo in una sola mezz'ora. Per quanto il successo non fosse sfruttato a livello strategico, probabilmente questo episodio si può tranquillamente, anzi perfettamente, inserire nel più ampio quadro della battaglia della Bansizza, una vittoria italiana solo parziale che però convinse gli stati maggiori austro-ungarici che la prossima offensiva italiana sarebbe stata risolutiva, per cui furono costretti a chiedere aiuto ai camerati germanici, aiuto dal quale sarebbe poi nata la battaglia di Caporetto. Come abbiamo già detto, le prove degli arditi durante la 12ª battaglia dell'Isonzo furono abbastanza deludenti. Nonostante in genere dimostrassero l'abituale coraggio, anche se non mancarono alcuni gravi episodi di sbandamento, furono in genere utilizzati per un compito per cui non erano né preparati né addestrati. Per esempio, il primo reparto d'assalto, con l'eccezione della distaccata prima compagnia, fu annichilito quando gli fu ordinata la difesa a oltranza di Udine e perse 6 ufficiali e 386 soldati, lasciando nelle mani del nemico 70 prigionieri ormai disarmati. Altri reparti subirono perdite ancora più gravi. Infine gli arditi furono gli ultimi prima che questi furono fatti saltare. A seguito di questa disfatta vi fu un generale riordino che non impedì l'utilizzo degli arditi in una serie di operazioni durante la battaglia di Arresto e durante la cosiddetta battaglia dei Tre Monti. Per tutto l'inverno e la primavera furono inoltre organizzati vari contrattacchi locali, con il contrasto di una puntata austriaca lungo il Basso Piave, dove gli arditi inflissero 2000 perdite all'avversario e catturarono oltre 1000 prigionieri, o la leggendaria presa di Montecorno nel Trentino. Qui 5 arditi diedero la scalata alla vetta, sorpresero ed eliminarono o catturarono 26 austriaci e resistettero a tutti i contrattacchi fino a quando non furono raggiunti dal resto del reparto. Altri successi si ebbero a Cima Presena, vicino al passo del Tonale, dove il terzo reparto d'assalto prese 900 prigionieri e un ingente bottino, alla Solone e a Catassone. Nel frattempo alcuni reparti furono anche inviati in Francia, a seguito del secondo corpo d'armata, dove si coprirono di gloria presso Bligny, in una battaglia che contribuì fortemente ad arrestare l'ultima offensiva tedesca, o meglio le ultime offensive tedesche, e che fu oggetto di una celebre poesia di Ungaretti. Altri reparti ancora furono spediti in Albania e in Macedonia. Il 10 giugno 1918 fu poi creato il corpo d'armata d'assalto, inizialmente composto da una sola divisione di arditi e da una divisione cecoslovacca, presto sostituita però da una seconda divisione di truppe d'assalto italiane. Molto importante fu il ruolo degli arditi nella cosiddetta battaglia del Solstizio, l'ultima offensiva austro-ungarica su cui i comandi viennesi puntarono le residue speranze di vittoria e il cui fallimento di fatto condannò l'impero a una rapida fine. La divisione d'assalto fu nettamente attaccata e, sebbene varie volte girata, ottenne diverse vittorie tattiche che di fatto bloccarono l'avanzata austriaca fino al suo esaurimento e al suo respingimento. Anche i reparti aggregati ai corpi d'armata ottennero in questa battaglia ottimi risultati, il più importante dei quali fu senza dubbio quello conquistato e poi divenuto leggendario presso Colmoschino. Qui le divisioni austro-ungariche avevano di fatto conquistato i colli Fagron, Fenilon e Moschin intorno a Grappa e quindi, pur senza conquistarne la cima, avevano girato la montagna e avevano iniziato a discendere verso la pianura vicentina, sfondando le 3 linee di difesa italiana. Il nono reparto, comandato dall'allora maggiore Giovanni Messe, contrattaccò riconquistando
in brevissimo tempo il Monte Fagron e nella serata il Col Fenilon, di fatto già così fermando l'avanzata austriaca. È molto semplice, disse il maggiore al battaglione con voce chiara e un po' blesa. Dobbiamo cacciarlo indietro, su per la valle e oltre la cresta. È molto semplice, bisogna cacciarlo indietro. Siamo gli arditi. E la sua voce si alzò a tono di comando. Battaglione, Savoia! Ci avviciniamo più che sia possibile alle sue linee, pur sotto il tiro dell'artiglieria, tiro che si fa tambureggiante. A un tratto scoppia un formidabile a noi, e l'artiglieria cessa come d'incanto di sparare. Centinaia di petardi dopo 1 o 2 secondi si abbattono sulle trincee nemiche. È un boato immenso che presto viene rotto dal crepitio secco e rabbioso delle mitragliatrici. Gli arditi sono in piedi, molti perciò cadono feriti dal fuoco nemico. Gli arditi hanno scavalcato i reticolati e si sono sparsi a ventaglio sul cocuzzolo del monte cercando il nemico in ogni affrettuosità del terreno, in ogni trincea, in ogni campinamento, in ogni caverna, e gridando «Messe, messe!» sembrano invasati dal demone della velocità che non permette loro di discutere con i nemici riottosi ad uscire dalle caverne. Un colpo di petardo, un getto di lanciafiamme e via, di corsa, affannosamente, verso altre caverne e altre trincee. In breve tutto è travolto, schiantato, spezzato, distrutto. Gli austriaci si trovano gli arditi ora davanti, ora dietro, ora a destra, ora a sinistra. Ci fermiamo perché non ci troviamo più nemici dinanzi a noi. L'assalto a Kolmoskin avvenne il giorno successivo, dopo oltre 24 ore di permanenza in zona d'operazioni. In 10 minuti l'intera posizione era stata riconquistata e con poche perdite gli arditi avevano inflitto ingentissime perdite e catturato oltre 400 prigionieri, mitragliatrici e cannoni, bloccando definitivamente la spinta offensiva avversaria nell'intero settore. Notare anche come Messe aveva deciso di aggirare con la maggior parte del reparto alla cima, infischiandosene appunto cima della montagna stessa, applicando la tattica utilizzata dalle truppe d'assalto austro-tedesche a Caporetto. Fra l'altro gli arditi catturarono anche un reparto, un pattuglione di stormtruppe austro-ungariche. Ovviamente questi furono tra i risultati più significativi di tutte le operazioni condotte dagli arditi, perché e anche i più brillanti, perché furono raggiunti intanto con un bassissimo costo di vite umane, ma soprattutto sferrati da un reparto ben addestrato di alto morale, nel momento giusto, con le giuste condizioni, col massimo della sorpresa, una rapidità sorprendente e il massimo dei risultati con appunto poche perdite. Sul Montello, anzi, il 27° reparto fu il vero nucleo della resistenza italiana e il 26° reparto fu quello che ristabilì con elevatissime perdite la situazione a Nervesa, località tristemente famosa anche nei canti popolari. Viceversa, nella battaglia di Vittorio Veneto, di fatto preparata frettolosamente dagli alti comandi italiani, i risultati ottenuti da gruppi d'assalto aggregati ai corpi d'armata furono altalenanti. Se nel Trentino essi procedettero speditamente e subendo poche perdite guidarono l'avanzata italiana fino ad essere i primi ad entrare a Trento e a Bolzano, sul Grappa i risultati si limitarono a soli successi tattici pagati a gravissimo prezzo. Basti pensare ai famosi nomi di Col della Beretta, del Fenilon, dell'Asolone, del Pertica e del Solaroli, più volte conquistati e perduti con appunto perdite gravissime. Ancora sul Piave, alcuni reparti spintisi troppo avanti e quindi avendo attraversato di fatto il fiume furono salvati soltanto dalla ritirata generale dell'esercito avversario, anche se chiaramente vi fu un'importantissima eccezione. L'11° reparto attraversò il fiume alle Gravi di Papadopoli e le difese da solo a testa di ponte, creata al di là, per 4 giorni. Segnatamente molti autori stranieri pongono l'accento sul fatto che furono le divisioni inglesi a creare la prima testa di ponte oltre il fiume, ma in realtà furono proprio i reparti d'assalto italiani aggregati alle divisioni inglesi a compiere l'impresa e a mantenerla fino a quando la situazione ne consentirà uno sfruttamento su larga scala.
Le due divisioni d'assalto ebbero invece un compito fondamentale nell'offensiva, avendo ricevuto l'ordine di attaccare una a nord e l'altra a sud del Montello, cioè ovvero il cuore del dispositivo nemico. Inizialmente anche il corpo d'armata incontrò gravi difficoltà dovute sia all'accanita resistenza degli austriaci, sia alla forte piena del fiume, sia per la generale impossibilità di applicare strategie e tattiche come l'infiltrazione in un contesto come quello del Piave. Tuttavia, già nella giornata tra il 27 e il 28 ottobre, la prima divisione d'assalto riuscì a forzare il Piave e a creare una testa di ponte sufficientemente ampia poi da garantire il trasporto anche di altri reparti dell'armata del generale Caviglia. Nella giornata del 28 riuscì a intaccare pesantemente il dispositivo austro-ungarico, di fatto superando completamente la linea del Piave e scardinandone il dispositivo difensivo, entrando il 29 di ottobre a Vittorio Veneto e determinando quella rottura del fronte che fu poi definitiva e costrinse i comandi nemici, il cui esercito stava già iniziando a disgregarsi per motivi interni, a chiedere una precipitosa e totale pace. Nei giorni successivi le divisioni d'assalto furono fra le avanguardie del grande inseguimento, una delle opere meglio riuscite nella storia dell'esercito italiano, che portò alla completa distruzione dell'esercito nemico e alla conquista dei luoghi chiave politici e militari del fronte italiano. In termini assoluti i reparti d'assalto non presero molti prigionieri, si conta fra le 10 e le 15.000 unità, né conquistarono troppo materiale, perché di fatto essi si spinsero avanti ad occupare appunto i punti chiave, vedasi i passi per esempio, i guadi del fiume o i ponti, costringendo poi il nemico alla resa anche ad altri reparti. Inoltre i reparti d'assalto furono fra i primi ad entrare in molte città liberate, come abbiamo già detto a Trento, ma anche a Belluno, a Trieste o a Pola. Non si può fare un accenno infine riguardo all'attività operativa dei reparti d'assalto italiani alla presenza degli arditi sul fronte francese, dove insieme alle due divisioni italiane là inviate ebbero un ruolo decisivo nella cosiddetta battaglia di Bligny, nel macro contesto della battaglia della Marne, celebrata anche da Ungaretti, e ancora nelle controffensive. Basti pensare che lo stesso colonnello Bassi, in un'operazione da lui ideata e orchestrata, riuscì in poche ore a penetrare di oltre 5 km il fronte tedesco e a inviare un messaggio di beffa e di sfida attraverso i piccioni viaggiatori catturati al comandante di corpo d'armata germanico. Una sorta di rivincita per l'ideatore degli arditi, che nel 1918 si era visto di fatto mettere da parte quando si era opposto ad alcune disposizioni del riordino generale che tendevano a sminuire l'efficacia e l'efficienza degli arditi. Vediamo ora la storia degli arditi dopo il 4 novembre 1918 e l'influenza che essi hanno avuto nell'esercito e nelle mentalità delle forze armate e d'assalto italiane fino ad oggi. Subito dopo la fine della guerra la seconda divisione d'assalto fu sciolta, mentre la prima, inviata per un breve periodo in Libia, fu anch'essa sciolta nel 1919 insieme alla maggior parte dei reparti aggregati ai corpi d'armata. Dei pochissimi rimasti, alcuni parteciparono alla marcia sul fiume, ma anche i più fedeli furono soppressi entro la fine del 1920. Questo fu dovuto a tutta una serie di motivazioni, sia militari, sia psicologiche, sia politiche. Quelle militari di fatto si rivelarono ben presto essere una comoda scusa e si basavano sull'idea di estendere a tutto l'esercito il modello degli arditi opportunamente modificato, cosa poco meno che impossibile, essendo gli arditi una fanteria leggera specializzata. Il loro modello quindi fu applicato solo, si può dire, nelle sue componenti peggiori, per cui le fanterie italiane si ritroveranno ad essere, specie proseguendo con gli anni 20 e 30, truppe sempre più leggere, ma al contempo non addestrate
alla tattica dell'infiltrazione, poco o nulla motorizzate, con una scarsa potenza di fuoco a tutti i livelli, cosa che si rivelerà in tutta la sua drammaticità nella seconda guerra mondiale, ma forse questo sarà un argomento di un prossimo video. Le motivazioni psicologiche e politiche erano molto più pressanti. Come già affermava il generale Giardino, il problema era come questa gente, abituata alla violenza e tremendamente brava a fare la guerra, potesse essere reinserita nella vita civile. Non c'era forse il rischio che imponessero il proprio volere sia all'esercito sia al paese e al contempo si dessero ad atti di violenza tale da creare delle vere e proprie bande di predoni del XX secolo? Ed ecco quindi che le divisioni d'assalto furono quasi immediatamente sciolte e lo stesso si fece presto anche con i reparti minori e la specialità degli arditi in sé. Questa soluzione, in parte corretta, si rivelerà invece disastrosa nel lungo periodo, anche se non soprattutto a causa dell'atteggiamento dei partiti di sinistra della politica italiana, che, stigmatizzando non solo la guerra ma anche chi l'aveva combattuta, gettarono la massa dei reduci nelle braccia dei partiti di destra, prima i nazionalisti di D'Annunzio, poi i fascisti di Mussolini. I socialisti avevano il dente avvelenato in particolare contro gli arditi, giacché ritenevano inammissibile che la guerra non solo la si subisse, ma in essa ci si facesse volontari per ottenere la vittoria. Il prezzo fu pagato quando molti arditi confluirono nelle squadre fasciste. Come si può vedere, i primi assalti alle sedi degli oppositori hanno molte caratteristiche all'ardita, con l'ampio utilizzo di petardi d'assalto e di pugnali. Basti pensare all'assalto e quindi all'incendio della sede dell'Avanti del 15 aprile del 1917, dove gli attaccanti erano composti in gran parte di arditi che operarono con petardi, pugnali e pistole. Si fa un gran parlare oggi dei cosiddetti Arditi del Popolo, una formazione armata di sinistra che si poneva come obiettivo la lotta contro il fascismo e in seguito potenzialmente la rivoluzione. Ma questa formazione, creata soltanto nel 1921, per quanto rifacendosi ad alcuni modelli degli Arditi, mancava di fatto di una vera base. In tutto il gruppo, che varia secondo le stime da poche migliaia di uomini ad un massimo di 5.000, 10.000 iscritti a voler essere molto generosi, comunque si diceva in tutto questo gruppo coloro che avevano fatto parte realmente delle formazioni d'assalto italiane nella prima guerra mondiale furono solo due: Argo Secondari, il fondatore, e Giuseppe Mingrino, che fra l'altro era anche un parlamentare socialista. L'associazione si sciolse di fatto in un breve arco di tempo, gli episodi finiscono già ad agosto anzi del 1922, senza definire, anzi garantire un vero e proprio scontro, neanche uno, fra fascisti e arditi del popolo che comprendessero la morte di uno dei due componenti, che, considerando che si era in un clima di guerra civile, implica che gli arditi del popolo fecero davvero poco per bloccare l'avanzata verso il potere del fascismo. Fu così che le squadre d'assalto si rivelarono essere un buon braccio armato del fascismo squadrista contro gli oppositori politici durante i suoi primi anni. Soprattutto però il fascismo, come già il d'annunzianesimo, si appropriò dei simboli degli arditi. Il pugnale, il saluto con lo stesso, il fez, la scanzonata indisciplinata, le spacconate divennero tratti caratteristici del fascismo, senza però la professionalità, il coraggio estremo e la vera abilità guerriera degli assaltatori della prima guerra mondiale. L'immaginario degli arditi rimase però anche nelle vere e proprie truppe d'assalto dell'esercito, non solo per tutto il ventennio fascista, ma anche in seguito.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, i nuovi reparti d'assalto, quali guastatori e paracadutisti, si riappropriarono di molti dei simboli e dei gesti degli arditi, ricalcandone la mentalità audace e lo sprezzo del pericolo, uniti a un addestramento perfetto e a una ferrea volontà e appunto a un'eccezionale abilità guerriera. Nel 1942 poi gli arditi furono anche letteralmente rifondati, ovviamente adattati alle nuove esigenze della seconda guerra mondiale. Furono formati anzi non solo reparti dell'esercito, ma anche della marina e dell'aeronautica, basti pensare al reggimento Adra. Tutti questi reparti erano addestrati al sabotaggio, al lancio col paracadute, all'utilizzo di mezzi meccanizzati e delle camionette corazzate sariane e a tutta una serie di altri requisiti che permettevano e garantivano una forza armata efficientissima, molto duttile ed estremamente combattiva. Tuttavia, non solo furono messi in linea molto tardi, ma come tutte le truppe scelte italiane durante quella disgraziata guerra, furono utilizzati davvero malissimo. Basti pensare ai tentati raid in Algeria o in Tunisia quando ormai la guerra si combatteva in Sicilia, e invece un buon risultato fu ottenuto, per citarlo, dal 10° reggimento Arditi nella difesa contro gli inglesi del fronte di Primosole presso Catania. Comunque, anche dopo la seconda guerra mondiale, in un clima decisamente meno favorevole ai simboli abusati del regime, le truppe d'assalto continuarono a distinguersi per l'uso del pugnale, inteso anche come strumento, o meglio garanzia, di superiore abilità guerriera e professionale in guerra. Perché? Perché il pugnale implica un contatto diretto con il nemico, sul quale riversare in un urto violentissimo, in un combattimento feroce, la propria completa superiorità, quindi una superiorità mentale e psicologica, nonché fisica e professionale. Questo ovviamente vale per tutti i reparti d'assalto. Infine, come non citare il diretto discendente odierno degli Arditi, ovvero il 9° reggimento d'assalto Col Moschin, che prende il nome dal leggendario reparto comandato da Giovanni Messe e dalla sua perfetta impresa nel 1918, e rappresenta ancora oggi una fra le più alte eccellenze a livello italiano e si colloca fra le migliori truppe a livello mondiale. E con questo rapido sguardo al presente e a un potenziale futuro, direi che possiamo concludere questo video. Ringrazio chiunque abbia avuto il coraggio di sorbirsi quasi un'ora di monologo e nell'attesa di altri eventuali video vi saluto nuovamente.